della parte animica. A quel punto crollava tutta la visione storica dell'ebraismo, perché gli ebrei, oltre che a essere guerrafondai, sono totalmente maschilisti, perché Nefesh è la cosa che comanda, cioè lo spirito. Al massimo, Ruach è un'altra parte di spirito, un altro spirito diverso. Ma guai a parlare di anima, guai a parlare al femminile. La femmina non conta niente. E questa visione è supportata da millenni di storia gonfiata dalla presenza aliena su questo pianeta, perché l'alieno è totalmente maschilista e crea su questo pianeta ogni giorno, ci prova, una società a sua immagine e somiglianza, dove il femminile non deve venire fuori, perché se il femminile viene fuori e la parte animica acquisisce la consapevolezza che è lei che contiene l'istruzione della vita eterna, per il maschio ha paura di essere finito. Cioè, i governi sono al maschile, le donne che sono al governo, le femmine che sono al governo sono maschi travestiti, quando non sanno chi sono, né maschio né femmina. Te guarda la Meloni, te guarda la Schlein, te guarda le femmine che sono lì, in quel posto, esercitano il ruolo di femmine, ma non di donne, che è un'altra cosa. Così nella Chiesa chi comanda sono i preti, le pretesse non ci sono, e così in tutto il mondo. Questo perché? Perché dunque è un problema questo qua, è un problema o no? Porca miseria, è il problema da risolvere. Noi dobbiamo liberare il femminile, secondo me, cioè la parte animica dell'uomo innanzitutto, e della femmina, la dobbiamo liberare, perché l'uomo è uomo solo se ha capito che è maschio e femmina insieme. La donna ha capito che è maschio e femmina insieme. Il 75% delle donne su questo pianeta sono maschi. Lo sai che la maggior parte delle persone che ho sentito dire questa cosa qua sono donne? Lo Cioè, le so, più agguerrite con questa teoria sono donne. è certo. La donna ha la caratteristica di capire molte cose in più del maschio e il maschio ha la caratteristica di capire molte cose in più della femmina, ma in due settori completamente differenti. Questo è legato al fatto che la femmina, il femminile, la donna, l'anima è legata a tre vettori che sono l'energia e lo spazio, ma il vettore del tempo è non locale, mentre la parte maschile è il vettore dello spazio che è non locale. Quindi la parte maschile diventa sostanzialmente razionale, è in grado di fare i conti e sa che la sua automobile entrerà in un parcheggio perché ne conosce le dimensioni. La parte animica sa che parcheggerà da qualche parte, ma quando si trova a parcheggiare non sa fare una manovra perché sostanzialmente non ha l'idea di che cos'è lo spazio, ha l'idea di che cos'è il tempo, ma non lo spazio. E quindi qui si creano quelle che sono delle apparenti distonie tra le due parti di noi che se invece si fondessero insieme noi saremmo veramente una potenza. Ho 100.000 milioni di domande da volerti fare, quindi sto cercando di capire quali farti prima che ti... Parliamo di questa cosa che accennavamo prima della live, la strategia DEVA di ridicolizzare l'alieno. Questa qua è una cosa molto interessante che mi hai detto. Che cosa Sì, significa? Come lo spieghiamo alla gente? ci sono allora tutte le informazioni che vengono date oggi riguardo agli alieni sono tutte inequivocabilmente errate, ma la gente vede che queste informazioni sono a volte contrastanti tra di loro. E allora, se ci fate caso, le informazioni si dividono in due gruppi fondamentali. Guardate quello che è successo con le mummie messicane. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi delle mummie? Ci arriviamo. Ci Ah, arriviamo. Lì si sovrappongono due verità.
o meglio, due bugie, che tutto quello che viene detto, non è corretto. Perché? Perché gli Asura, cioè gli alieni che sono sostanzialmente i figli di Shiva, sono quelli che vengono dall'altra parte dell'universo, sono quelli fatti di antimateria, vogliono che su questo pianeta si abbia la certezza che gli alieni non ci sono. Tutto ciò che parla di alieni non deve esistere. Quindi le mummie sono false, qualsiasi cosa sia, non è vero niente, a prescindere. Gli altro gruppo, i Deva, che sono i figli di Vishnu, che sono i figli della luce, i Lux, no? Che sono i costruttori di una delle due logge massoniche più importanti del mondo, ti vogliono far credere che gli alieni ci sono buoni, ti vogliono aiutare, ti vogliono far crescere, sono i padroni tecnologici dell'universo e te devi ubbidire a loro perché loro ne sanno molto di più. Questo è un concetto puramente rosacrociano dell'alieno. Il Rosacroce pensa che l'alieno è dentro di te, ti ha scelto, usa il tuo corpo, ti usa come burattino, ma per il tuo bene. Tu sei un eletto perché dentro di te c'è lui e per premiarti in qualche modo il fatto che tu lo ospiti, non ti fa invecchiare, non ti fa ammalare. C'è nella massoneria più bieca, più nascosta, più retriva, non ne parla nessuno, il rito della impiantazione. Tu sei stato impiantato. Se sei un massone di 33° livello, anche se scappi, anche se te ne vai dalla massoneria, che non si può uscire dalla massoneria, tu Non rimani si può sempre, uscire? no, tu rimani sempre un impiantato, cioè dentro c'è qualcuno che ti comanda a marionetta e tu sei contento perché credi di essere un eletto, invece sei solo un povero sfigato. Non si può uscire dalla massoneria perché la massoneria non è una società che ci sono le tessere, no? E te ti iscrivi alla massoneria e paghi l'abbonamento annuale. Essere massone vuol dire essere entrato in una stanza dove se entri dentro è perché la pensi in quel modo lì, cioè hai un'agnosi di quel tipo lì. Quindi non si può uscire dall'agnosi, non si può tornare indietro. L'unica possibilità è andare avanti, cioè comprendere che quella agnosi massonica era una cagata pazzesca, che la realtà è un'altra cosa e che l'agnosi massonica si basa solo e solamente su un'autoelezione che il massone si è fatto dicendo io conosco le cose, gli altri no, perché la coscienza non è per tutti, non è di tutti. Io mi sono eletto, io so, io conosco, perché sono stato anche sostanzialmente, e sarò se non lo sono stato, eletto dagli dèi. Nulla di diverso di quello che ti dice Netanyahu oggi, nulla di diverso da quello che ti diceva Saddam Hussein. Saddam Hussein ti diceva, mi è comparso Allah questa notte e mi ha detto che devo fare la guerra agli americani. Lo ha detto forse perché agli americani era comparso Allah, anche a lui e anche al presidente degli Stati Uniti, e gli aveva detto devi fare la guerra all'Iraq, perché gli dèi sono anche stronzi da questo punto di vista. E la storia lo Sembra dimostra. incredibile che non se ne rendono conto, cioè, sembra incredibile. Non se ne possono rendere conto perché credono di essere eletti e non accettano di essere sfigati. Cioè, roba da pazzi proprio. la Meloni lo deve capire che è lei in questo meccanismo, no? La Meloni che si comporta in questo modo, si comporta da grande politico, perché la Meloni non è scema. La Meloni è un politico tra i più vecchi che però ha una visione, da quando aveva 15 anni, di un mondo come se il mondo fosse il mondo della politica, dove cioè c'è una regola che comanda, che è la regola della mediazione, del compromesso. Noi che siamo al di fuori della politica capiamo che all'interno loro vedono la mappa del territorio in quel modo lì, ma noi dall'esterno la vediamo in un altro modo. Col compromesso non si va da nessuna parte e il primo a rimetterci le pallette sarà la Meloni. Ma lei anche comunque ci dice di avere un angelo custode con la quale comunica quotidianamente. Certo, perché Chi è lei è questo? dalla... Chi è costui?
Arael, dalla parte d'Eva, l'angelo Ma credi che sia custode. reale questa cosa? Assolutamente sì, lei E l'ha dunque chi detta, è costui? è un Deva, cioè un alieno che comanda quelli che sono dalla parte di qua dell'universo, l'essere di luce, il Lux, quello che una volta che una parte della Chiesa chiamava Lucifero, cioè portatore di luce, ferro, fers, tuli, latum, ferre, portare, trasportare. Perché all'interno del Vaticano la gente deve capire che ci sono due teste, no? Due teste, una Deva e una Asura, che si vede benissimo. Una era il Bergoglio e l'altra era Ratzinger, che oggi viene incarnato dal cardinale Viganò. Il cardinale Viganò, quando dice noi siamo esseri di luce, la Chiesa non si deve abbassare a livello del popolo, noi siamo esseri di luce, lo dice a parole, è vero. È molto interessante quel personaggio lì, cosa ne pensi di lui? È uno che recita il ruolo di marionetta, cioè Recita? recita perché poverino. Consapevolmente? Beh, sì, non è un cretino. Non è un cretino per niente. Lui sa perfettamente che Dio non esiste, sa perfettamente che il suo Dio sono gli alieni. Ha creduto di mettersi come tutti, che è un discorso normale, dalla parte del vincitore e ha pensato che il vincitore fossero i Deva. Se avesse pensato che il vincitore fosse stato Satana, colui che sta dall'altra parte, Satanael, dall'altra parte del mondo, dalla parte oscura, sarebbe Asura. Ognuno di questi personaggi sceglie, sulla base della propria consapevolezza, di servire il padrone che lui crede vincerà. E nel mito c'è scritto, i Deva e gli Asura si ammazzano tra di loro e quello che vince è l'essere umano. Insomma, veramente viviamo in un mondo molto strano, Corrado, eh? È un mondo che ci siamo creati noi per fare l'esperienza della stranezza e perché attraverso questa esperienza noi dobbiamo comprendere che è tutta roba nostra, lo abbiamo fatto noi. La colpa, se c'è una colpa, è nostra. Noi abbiamo deciso di comprare un paio di scarpe strette per fare l'esperienza di che cosa vuol dire camminare con un paio di scarpe Ci strette. siamo andati giù pesante, cioè ci siamo andati giù pesante o no quando abbiamo deciso di fare questo? Perché noi non abbiamo tanto tempo. L'universo, Ma se neanche il senso della misura, mi sembra. Come abbiamo potuto infliggerci tutto questo? ehm, l'inconsapevolezza ci aiuta, perché più abbiamo calcato la mano sul creare un posto invivibile, più faremo presto a fare l'esperienza e ce ne andremo. Vorrei fare un esempio. Certo. E anche questo esempio farà rimanere la gente con l'idea di dire ma come? Ma allora? Quando un essere umano, secondo lui, si innamora, allora nell'istante in cui tu ti innamori, credi di fare la più bella esperienza della tua vita. In quell'istante te sei talmente rincoglionito che non capisci assolutamente niente, cioè non hai neanche più consapevolezza di te, ma anche quando tutto passa, il ricordo di quel momento ti rimane impressionato dentro il tuo DNA e tu quasi quasi vorresti andare a ricercare un momento come quello. Pensa che se noi vivessimo innamorati tutta la vita, te potresti dire, ma che meraviglia, mi ci butto a capofitto in questa esperienza. Bene, Ma perdi te stesso, però vuoi dire? il problema è questo. Se tu sei innamorato, non vuoi morire, perché perdi il tuo amore. Tu decidi di morire e passare da un'altra parte solo se non sei innamorato. Perché se sei innamorato, l'innamoramento ti obnubila il senso della coscienza e tu non hai più voglia di andare di là, perché di là chissà come si starà. Di qua so che si sta bene, ma di là perdo il mio amore e vivi l'amore
in separazione, come se esistesse una separazione. Tu non hai bisogno di essere innamorato perché tu sei anche l'altro. Tu non hai bisogno dell'amore perché tu sei anche l'altro. Non vivere in separazione con l'altro questa cosa. Tu te ne puoi andare dall'altra parte perché sarai sempre no felice, no infelice, che non ha nessun senso, ma sarai armonico. Quindi non è che l'amore è stato messo apposta per far inciampare l'uomo in questo. Per fare l'esperienza della dualità. Abbiamo già stabilito l'altra volta, Steiner ha detto che, no? È probabile che Steiner fosse un addotto, perché tutte le persone che hanno fatto un processo di acquisizione di consapevolezza hanno visto oltre la maglia. E molti di questi, Jung era uno di questi, secondo me, se voi Che leggete aveva visto oltre? il libro rosso di Jung parla di lui che parla con gli angeli del piano di sopra. E questo ti fa pensare che loro avessero avuto delle ipotesi di adduzione, di interferenza aliena, perché sennò è improbabile che questa cosa possa accadere. C'è una differenza fondamentale, per esempio, tra me e Fagin. Il professore Fagin, quando parla della consapevolezza che lui ha acquisito, e sostanzialmente noi due ne parliamo quasi nello stesso identico modo, lui ha fatto l'esperienza, che non so che tipo di esperienza sia, se sia un'esperienza mistica, un'esperienza coscienziale o un'esperienza adduttiva. Io non ho fatto nessuna esperienza, io ho fatto solo i conti. È differente questa cosa qui. La Blavatsky, Yogananda, Gesù. Costoro erano addotti, avevano realmente dei poteri. La Blavatsky per prima, cosa pensi di quello che ha fatto lei? La Madame Blavatsky ha... Guardate, al tempo della Blavatsky, certo lei era avvantaggiata perché era una persona che non aveva problemi economici, viaggiava tra l'Inghilterra e l'India, faceva quello che voleva, non aveva neanche, se non ricordo male, la rottura di palle del marito, che credo si fosse tolto dalle scatole parecchio tempo prima. Ma una cosa fondamentale è che la Blavatsky era una donna, cioè, diciamo una femmina. Le femmine allora non avevano spazio per poter dire, per poter fare, per potersi rappresentare. La Blavatsky è una grandissima eccezione. Questo vuol dire una cosa fondamentale, che nel vedere la Blavatsky bisogna vedere la parte animica della Blavatsky, cioè una parte animica forte, che in qualche modo cerca se stessa. E la Blavatsky dentro di sé ha anche una forte presenza maschile che tenta disperatamente di razionalizzare l'irrazionalizzabile. Per quel periodo lei fa un percorso che è un percorso di acquisizione di consapevolezza, che darà poi origine a un grosso 30, 40, 50% della New Age moderna. Per quello si fa la domanda. E il problema è, ma quanto era nel problema dell'adduzione la Madame Blavatsky, no essendo una persona consapevole, ma io dico essendo femmina. Perché ma lei era una persona integra dal tuo punto di vista? Era una persona che mentiva, che millantava, o era una persona integra? No, assolutamente, una persona, non c'è nessun istante della sua vita in cui si verifichi l'idea della creazione di una bugia. Okay. No, lei nel scrivere determinate cose, quando dice le stanze di Zian, e se non ricordo male, lei dice, ho preso in mano uno di questi dischetti e nella testa ti venivano fuori le informazioni. Cioè non dovevi leggere questa roba, non era un libro da leggere, era un libro che te lo toccavi e lo vedevi dentro di te.
è talmente assurda questa cosa che era talmente incredibile. Se lei avesse voluto mentire, avrebbe detto: ho trovato un libro, l'ho letto e ora racconto quello che c'è scritto sopra. Ma no, mi invento una cosa così strana che è incredibile. Però quanto poteva essere all'interno del fenomeno adduttivo, quanto lei crede di aver visto e quanto in realtà ha ricostruito. Perché la Madame Blavatsky soffre un po' del problema della sindrome del comandante Burt, quello della terra cava, no? Sì. Il quale Cosa pensi di quella storia lì? Poi ci fa... scusa se ti interrompo, ma anche quella è interessante. va al Polo Sud, crede di aver trovato un buco dove entrare, in qualche modo lì dentro entra e trova delle persone che sono diverse da lui, cioè un Sì. altro mondo. E È lui successo o pensa non è successo? è successo, ma lui credo che sia stato in una base sotterranea aliena e lui quando Alieno. torna fuori si ricorda una cosa completamente diversa e la sua dissonanza cognitiva, cioè la sua mente, cerca di mettere insieme quei pezzi di mosaico che non ha e monta male il puzzle, per cui dice esiste un posto sottoterra dove esiste una razza diversa, una razza eletta, più brava, Sì. più bella, più ganza di noi, e in realtà sono gli alieni della base sotterranea dell'Antartide. Punto. La Blavatsky potrebbe aver avuto lo stesso tipo di esperienza, perché Ah, erano tempi in cui non si poteva dire sono stato rapito dagli alieni che mi hanno portato in una facility sotterranea. Non ci avrebbe creduto nessuno. È come, Yogananda. è come nell'antica Toscana quando si raccontava che c'erano questi esseri chiamati linchetti che erano dispettosi e che ti facevano i dispetti alle donne del paese, che erano esseri piccoli, alti 1,20 m, con 3 dita, il pollice opponibile ed erano tutti neri. E oggi avrebbero detto abbiamo incontrato uno di quegli alieni che di quelli che conta meno. La storia è ciclica. Sì, fa ancora molto discutere, molto riflettere quello che ha scritto in quei diari l'ammiraglio Byrd. Cioè, dove c'è fumo, c'è sempre un po' d'arrosto. Ecco, Chiaro, diciamola così. chiaro. Va bene, e invece Yogananda, secondo te ha veramente trasceso, aveva veramente questi poteri, aveva veramente conosciuto maestri di quella proporzione e se sì perché? Cioè erano addotti, erano potenziati per apparire, per avere la sindrome del prescelto o c'è del genuino, del qualcosa di buono in tutto questo? Il problema dell'adduzione è proprio lì a 3 centimetri di distanza. Quando questi soggetti, ce ne sono altri un po' più moderni, che raccontano le loro esperienze su YouTube, perché oggi gli dei parlano attraverso YouTube, e, e quando gli fanno la domanda, ma questi esseri lei li ha visti? Com'è? Cioè, e lui ti dice, sì, sono lì, voi non li potete vedere, ma li vedo io, sono fatti così, così, così e così. Alcuni sono buoni, altri è meglio non parlarci. Con qualcuno mi ci sono trovato a discutere, ogni tanto ho visto il loro mondo, mi hanno portato da loro. Cioè, fermo, fermo, parliamone. E allora a quel punto si comprende che se uno affronta il problema, ma non c'è bisogno di andare da Yogananda, basta andare ai racconti di Giovanni XXIII, fatti dal suo capo di Stato, Monsignor Capovilla, quando l'UFO gli atterra a 20 metri di distanza a Giovanni XXIII. E allora ecco che ci troviamo di fronte al capo di una religione X, il quale ha il rapporto con l'extraumano. E per la Chiesa l'extraumano è sostanzialmente divino. Ma questo per un motivo politico, non per un motivo coscienziale, perché la Chiesa, che sostanzialmente è un groviglio di inutili bugie storiche, ha la necessità, come un partito politico, di far credere alla gente che te devi votare per loro. Allora ti racconta che il giorno in cui altri esseri
verranno su questo pianeta, loro saranno angeli e demoni, perché gli alieni non esistono, perché così c'è scritto nel Vecchio Testamento. E identificarli come angeli e demoni fa in modo che la Chiesa, da un punto di vista politico, si erga a emissario, a controparte, a parlare con questi esseri. Quindi te parli con loro perché la Chiesa fa da filtro. Se invece questi non sono angeli e demoni, ma sono alieni, allora è la scienza che ci deve parlare con quelli. Ed ecco ancora una volta che togli il privilegio alla Chiesa di fare un percorso che la Chiesa vorrebbe tenere sotto controllo, perché alla Chiesa non conviene far capire che questi sono alieni, che vivono su un altro mondo, che quello che c'è scritto nel Vecchio Testamento allora è una grande cagata, perché Dio non ha creato l'uomo solo su questo pianeta, evidentemente. Ora la Chiesa se la rigira questa storia, padre Amort, Corrado Balducci, hanno tentato di modificare la prima versione che la Chiesa dava. No, ci sono esseri anche da altre parti perché Dio è grande e ha creato anche altri esseri da qualche altra parte. Non tiene da un punto di vista cattolico questa cosa, perché il peccato originale sarebbe stato fatto solo sulla terra. Allora Dio avrebbe dovuto mandare suo figlio anche sugli altri pianeti a perdonare tutti quanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ne possiamo parlare, ci possiamo prendere per il culo con i più alti esponenti del mondo cattolico, però le cose stanno così. Cioè non ci sono gli angeli e i demoni. Bisogna finirla con quest'idea. Ci sono gli alieni, Deva e Asura, ecco, che sono gli angeli e i demoni della Chiesa. Lì comincia e lì finisce la storia. Sì, ti ho chiesto della Blavatsky perché mi interessava sapere se la considerassi una persona integra, e di Yogananda perché vorrei capire se secondo te uno può arrivare a esprimere quelle cose lì senza essere interferito, pilotato, addotto e che dir si voglia dagli alieni. Si può? Dunque, il problema come si fa a riconoscere il livello di acquisizione di consapevolezza di uno di questi soggetti? È facilissimo, secondo me. C'è un parametro che nei loro discorsi va preso in considerazione. Se te fai un discorso duale, non hai capito una mazza, perché la dualità non esiste. Yogananda fa dei discorsi duali. Mettila un po' come ti pare. Gesù. Gesù, molte volte io chiedo di Gesù, esce il fuori discorso di Gesù e spunta sempre immancabilmente qualcuno nei collenti. Malanga ha detto che Gesù è adotto. No, Malanga non ha detto che Gesù è adotto. No. Chiariamo. Chiariamo. Malanga ha detto che Gesù non è mai esistito. Cioè, Gesù Cristo è Joshua Krishna, la nona reincarnazione di Vishnu, cioè è una incarnazione di un mito che nasce 7000 anni prima del popolo ebraico. Ma si deve comprendere questo. Il popolo ebraico ha rubato, se così si può dire, l'ha presa in prestito, il concetto di religiosità dalla religione egizia, la quale era una copia della religione babilonese, che a sua volta era una brutta copia dell'induismo. Assoluto, questa è la realtà dei fatti. Abramo si chiama Abramo perché deriva dai Bramini. Questo è sotto gli occhi di tutti questa cosa. Quindi lo stesso nome Sara è un nome che è un nome di una divinità induista, la moglie di Brahma. La moglie di Brahma si chiama qualcosa Sara, cioè è evidente che ci siano
dei cambiamenti dei nomi, ma sostanzialmente siamo sempre lì, la leggenda è sempre la stessa. E questo perché? Non, badate bene, perché l'induismo ha dato origine alla religione dei popoli tra il Tigri e l'Eufrate, e questi hanno a loro volta dato origine alla civiltà egizia. No, questo c'è scritto sui libri di storia, ma è una grande cagata. Le tre civiltà sono contemporanee. C'è stato qualcos'altro che ha detto a Tizio, Caio e Sempronio: le cose stanno così, voi dovete credere in questi dei, e ognuno che aveva una lingua diversa i nomi li ha storpiati a modo suo. Quando si legge l'inno a Horus, l'inno a Horus non finisce con la parola che noi conosciamo, perché l'inno a Horus è uguale praticamente al Padre Nostro, è identico. Non finisce con Amen, finisce con Amon, e da lì si capisce che anche in quel contesto la religione è una invenzione degli dei, che sono sostanzialmente quelli che si sono fatti passare per dei, ma che in realtà erano ben altra cosa. Conosci la scienza ammonia? No, non so cosa sia. Allora, da dove... salto un po', anche se non hanno un filologico tra una domanda e l'altra, però te le devo fare perché sono cose interessanti, credo, per tutti. Vabbè, ti faccio questa qua su Scientology. Sai che cosa crede Scientology sulla reincarnazione? Sì, Scientology ha una caratteristica fondamentale. È una religione dischista, viene identificata così, cioè gli adepti di Scientology credono che gli dei siano sostanzialmente gli alieni. Da questo punto di vista, la Chiesa cattolica ha modificato, proprio per la presenza di cose come Scientology, il proprio modo di vedere l'universo, e sostanzialmente ora ti fa credere che gli alieni siano quella interfaccia tra l'uomo e Dio. Questo io credo che sia anche il pensiero che prima o poi Biglino tirerà fuori. Dio esiste, Dio è buono, ci sono gli alieni cattivi, ma gli alieni buoni sono l'interfaccia tra noi e Dio. Questo io la vedo scivolare in quella direzione lì. Poi mi sbaglierò. Io voglio bene a Biglino, io gli voglio molto bene. Mi sbaglierò. Io lo vedo scivolare in quella direzione lì, ma lo vedo scivolare in quella direzione dal primo libro che ha scritto. Quindi. Ma potremmo parlare, ma è inutile parlare di Biglino. No, non parliamo male di Biglino, per piacere. Puoi parlare male di chi vuoi qua, ma non di Biglino. No, non parliamo male di nessuno noi, in realtà. Va bene, va bene. Perché male Scientology praticamente crede, faccio un riassunto anche così capiscono anche gli altri di cosa stiamo parlando, che ci sono degli implant, cioè dei tunnel di luce, delle luci, con cui vengono risucchiate o catturate le anime dopo la morte a qualunque costo, cioè non c'è via d'uscita, siamo in una prigione che qua dentro vengono messi, nel pianeta Terra vengono messi criminali o dissidenti di altri pianeti, di altre galassie, siamo una discarica, una quarantena, e che quando lasciamo il corpo veniamo presi e ributtati così. Certo. È fondato dire una cosa del genere, perché questa qua è una teoria paranoide. No. È la teoria dell'alieno che ha creato Scientology apposta perché tu creda a quella cosa che dice Scientology. Cioè, quando ti trovi di fronte al tunnel di luce, non fare resistenza, vai direttamente lì dentro, tanto non c'è niente da fare. E chi te lo dice? Proprio uno che ha paura che tu faccia resistenza, perché se fai resistenza è col cavolo che lui ti ciucerà una seconda volta. Dietro Scientology ci sono i Deva, cioè gli esseri di luce. Ah. Quindi fermiamoci un attimino sul bardo, la chiara luce, il tunnel di luce. Quello che affermano i tibetani, che si vede bisogna andare nella chiara luce. Come la vedi te questa storia? Bisogna andare nella luce o non bisogna andare in nessun tipo di luce, né chiara, né azzurrina, né... Non bisogna andare da nessuna parte.
Bisogna, e bisogna è sbagliato. Noi non abbiamo necessità di fare niente. Quindi quando tu sei di là e senti il bisogno di fare qualcosa, non lo fare perché è sbagliato, perché stai sentendo un bisogno. È così banale. Fai tutto tranne il bisogno. Ormai tu puoi capire che da quando si parla del tunnel di luce, di questa roba qua, tra l'altro questa informazione è arrivata un po' in tutto il mondo, sincronicamente, molti autori disparati sono arrivati a questa informazione, fra cui io. Per cui oggi tutti si domandano cosa dovremo fare, come faremo, alcuni dicono che c'è una griglia addirittura, c'è questa griglia, secondo te è una griglia dalla quale ci si può infilare per uscire di qua? Altri ancora addirittura dicono sì, mi evito il tunnel di luce e siccome la Matrix collasserà tra non molto, mi rifugio in astrale e attendo il collasso di Matrix. Se ne sentono di tutti i colori. Ci puoi tu dire cosa pensi di tutto questo? Sì, le cose sono Ecco. sostanzialmente molto più semplici. Le cose semplici sono quelle vere, le cose complicate. Noi siamo fatti di un'anima, di una mente e di uno spirito. Una volta che li riunifichiamo insieme, siamo tornati coscienza. Nell'istante in cui si torna a coscienza integrata, totale, irreversibilmente, non ci sono tunnel di luce, griglie, grigliate miste, non c'è niente. Noi torniamo a essere coscienza, il resto non serve a niente. Per questo io dico, se volete ottenere questo risultato, per non tornare più qui, per non fare più le esperienze, fatele subito qui le esperienze, fatele tutte, soffrite subito qua. In qualche modo unificate la vostra triade in un'unica essenza. Perché se non lo fate qui, quando perdete il contenitore, le tre parti si riperdono e voi verrete irrimediabilmente, come dice Fagin stesso, riciclati. E a me piacerebbe sapere tanto Fagin da dove l'ha presa questa informazione.